Geometrie e concetti radicali, animo racing e bici per spingersi oltre i limiti. Benvenuti in Mondraker! Ciao Francesco. Ciao Marco. Benvenuto in Mondraker. Grazie dell'invito. Qui siamo nella lobby, nell'ingresso di Mondraker. Questo building è stato costruito nel 2021. Direi assolutamente futuristico, esatto, all'avanguardia, un progetto molto particolare. Progetto molto particolare, estremamente pulito come design, poi vedremo strada facendo come è stato realizzato anche all'interno, è molto interessante. Adesso iniziamo il factory tour, ti faccio vedere subito il primo showroom che riprende una location che per noi è estremamente importante, è la Val di Sole. Qui non si parla di storia, si parla di leggenda. Esatto, qua si parla abbastanza di leggenda, abbiamo conseguito un risultato estremamente, diciamo, unico. Siamo nel 2016 in Val di Sole e Danny Hart sulla Summum Carbon vince il mondiale di DH, ma insieme a lui sul podio salgono anche Florent Payet e Lori Greenland, e quindi è successo qualcosa che non è mai successo a nessun altro brand. Inimmaginabile e difficilmente replicabile. È difficilmente replicabile, non poniamo limiti al futuro, però di sicuro... Però intanto gli unici. Siamo consci di questo enorme risultato e abbiamo voluto dedicare un grande tributo al conseguimento di questa parte di leggenda, e vedremo che poi la Val di Sole sarà presente anche nel piano 1, insomma. Okay. Quindi siamo molto legati al Val di Sole, all'Italia. Qua ci spostiamo in un altro ambiente, quello della mensa. Adesso senti pieno di persone, prego. Grazie. Qui abbiamo la nostra timeline che rappresenta tutti quelli che sono i milestone che abbiamo conseguito nel tempo. Qua vediamo, partiamo 2001, nasce Mondraker e 25 anni di storia. Quest'anno siamo nel 25esimo anno, quindi prima collezione nel 2001, andando avanti 2008 lanciamo la Zero Suspension System, cioè il sistema di sospensione proprietario che oggi hanno tutte le biammortizzate prodotte da Mondraker. 4 anni dopo un altro pillar, quindi la Forward Geometry Technology. Ci dicevano tutti che eravamo dei pazzi, oggi le bici sono tutte abbastanza più lunghe. Il tempo ci ha dato ragione, e la Forward Geometry è sempre un pillar per quanto riguarda Mondraker, e tutte le bici adottano ovviamente questo tipo di geometria. Nel 2015 iniziamo con la nostra prima e-mountain bike, quindi questo è stato poi un cambio non indifferente. Poi vediamo il 2016, ne abbiamo già primo, parlato, secondo e terzo, ne abbiamo già parlato. Importante 2021. Anno in cui abbiamo realizzato il nostro headquarter, quello dove ci troviamo ora. E che è rappresentato qui. E insomma potete vedere poi nel video, quindi sicuramente lo faremo scoprire passo passo in tutte le sue aree. Esatto, che per noi è comunque un punto di svolta da un punto di vista di qualità del lavoro e approccio al mondo del lavoro Mondraker. E poi andando avanti, la prima vittoria nel 2022 nel cross country, perché per noi Racing Never Ends, che è il nostro il DNA Racing, prima di tutto, mai. Sempre. Esatto. E che va avanti, poi procede, arriviamo fino al 2024, quando poi il giovane Ronan Dune ha vinto 2 gare praticamente della Red Bull Hardline in Tasmania e in Galles. Qui vedo ancora dello spazio. Qui vedi ancora dello spazio, esattamente, perché abbiamo ancora voglia di festeggiare, di scrivere tanti capitoli importanti per questo brand, per questa azienda, e che è sempre guidata dalla passione, come diceva il nostro CEO Miguel Pina, e quindi possiamo riaggiornarci fra un po' di tempo. Volentieri. Per vedere cosa ci sarà scritto. Volentieri. Prego. Francesco, ci troviamo al piano -1, dove abbiamo tutta la parte di logistica. Facciamo magazzino, appunto. Qua è un magazzino, come puoi vedere. Qua alle nostre spalle abbiamo la parte di accesso dove arrivano i camion. Qua teniamo 2 settimane di stoccaggio materiale, e quindi, come vedi, è una zona esclusivamente di magazzino.
Più avanti abbiamo invece delle sezioni dove facciamo la lavorazione e andiamo a ispezionare il materiale che è arrivato. Dopodiché la bici, quando viene poi montata, viene riportata a questo livello e viene spedita in una logistica dedicata. Ok, in questo spazio praticamente entrano e poi escono direttamente, Esatto, per essere poi spedite e vendute. esatto, quindi qua è proprio magazzino, ingresso ed uscita. uscita. E adesso entriamo in una nuova sezione. Allora, qui siamo invece nel secondo ambiente del magazzino. Qua vengono preparati tutti i materiali delle commesse di assemblaggio. Qua siamo nella sezione dove vengono ispezionati i telai. I telai vengono aperti, vengono controllati, viene verificato che non ci siano problematiche. Qui ci sono appunto il banco dei ragazzi dove stanno facendo queste verifiche. Come puoi vedere, Francesco, ci sono tutta una serie di disegni, di heatmap appunto e di sezioni sono questi che disegni? indicano dove ci possono i punti più probabili, dove ci possono essere delle problematiche? difettosità. Ok. Esatto. Per cui loro prendono, verificano, controllano che le grafiche siano corrette, che non ci siano problemi sulla verniciatura, insomma che il telaio abbia la qualità che viene richiesta appunto da Mondraker al produttore per poi portare il telaio in produzione. E poi il telaio, una volta che viene ispezionato, viene messo praticamente appoggiato su questi carrelli. Ok. Come vedi nel tubo sella c'è un foglio che è già il foglio di produzione. Ok, questi Sì, sostanzialmente. esatto. Ok. E tra l'altro questi carrelli hanno una particolarità. Mi come stai vedi, raccontando appunto. Esatto, i telai sono appoggiati direttamente sulla struttura metallica, però la struttura metallica è verniciata con una vernice particolare che è gommosa. Questo serve Quindi per non graffia sostanzialmente. esatto, non rovinare il telaio e avere una più veloce, diciamo, ottimizzare i tempi e maneggiare molto più velocemente tutto il materiale. Qua, dopo aver finito l'ispezione, qua i telai... Vedo che stanno proprio anche la cura, stanno pulendo. Esatto, tutto. il telaio viene completamente pulito e preparato proprio per la fase di montaggio, ma l'ultimo step lo troviamo in Qui questa davanti. postazione dove ci sono la generazione dei barcode e qui vengono generati i barcode del telaio intero di lavorazione e viene messo sul foglio. Il telaio così è pronto per poter passare alla fase di assemblaggio. E qua praticamente dopo aver preparato i telai c'è anche un team che prepara tutta la componentistica. Come puoi vedere qua abbiamo gli ordini di lavorazione delle varie bici e qua prepariamo tutti i componenti che poi verranno assemblati sulle bici, non solo la parte di trasmissione ma anche tutta la parte di cavetteria e quant'altro per poter Qua sopra ci stanno più bici. Più bici, esattamente, no? Vediamo, questa è la parte 29 di 41, 30 di 41, 31 di 41 e serve appunto per ottemperare la lavorazione sul numero 50315 in questo caso. Qui ci troviamo invece nella fase zona dove facciamo i tagli delle forcelle. Ok, qua ne vedo tutte. Esatto, qua sono messe praticamente già tagliate secondo gli ordini di lavorazione. Ok, qua già dei lavorate, telai che abbiamo entra la ispezionato. lavorazione qua davanti. E qua abbiamo le macchine che fanno il taglio della forcella e le forcelle che vengono preparate sono ovviamente relazionate ai telai che sono stati ispezionati precedentemente. Quindi procediamo per il montaggio e prepariamo tutta la componentistica. Abbiamo la macchina per il taglio e poi la macchina ovviamente che mette l'anello e poi inserisce direttamente lo spider e fa la rifinitura sulla testa della forcella. E questo per avere la massima precisione. Questa per avere la massima precisione, dopodiché le forcelle vengono anche loro messe sugli scaffali che hanno quel trattamento antigraffio. Così come i telai e le forcelle prepariamo anche le ruote, quindi in questa sezione vengono montate le ruote sempre relative agli ordini di montaggio che sono stati fatti e quindi procediamo all'installazione dello pneumatico, al montaggio del disco, il pacco pignoni e vengono tutte preparate e messe su questi rack per essere poi anche loro trasportate tramite il montacariche che si trova alle nostre spalle al piano praticamente vero e proprio di assemblaggio che adesso andiamo a vedere. Tutte le dimensioni diverse a seconda poi. Sì, naturalmente come puoi vedere tutte le ruote hanno un codice che è il codice di lavorazione che corrisponde alla componentistica e al telaio che abbiamo preparato e poi si riferiscono alle produzioni che sono state programmate per essere consegnate quando voi avete deciso di ricevere la bici. Quindi c'è tutto questo incastro ovviamente per poter produrre nel momento esatto in cui voi avete bisogno del prodotto. Perfetto.
a proposito di Allora, pulizia, certo. vedo che qua assolutamente tutto pulito, ma Sì, appunto perché anche qua un abbiamo compattatore. cartoni, essendo un magazzino Ovviamente. sbagliamo, controlliamo tutti i materiali, però qualità è un mantra per Mondraker e la pulizia è uno, diciamo, È un mantenere un valore ambiente importante. pulito è un valore importante per raggiungere questo obiettivo. E qua abbiamo un compattatore, tutti i cartoni che vengono utilizzati in quest'area magazzino vengono poi smaltiti e compattati attraverso questa macchina. Da qua in poi non si utilizzeranno più cartoni perché utilizziamo i rack per trasportare il materiale stiamo vedendo. e troveremo solo i cartoni, ma per l'imballaggio della bici completa Quindi quello al piano finale. quello finale al piano superiore, esatto. Perfetto. Eccoci. Qua ci Eccoci. troviamo invece Qua a fare invece l'assemblaggio. esatto, siamo nella parte di assemblaggio, siamo saliti di un piano, siamo al pian terreno e qua ci sono 80 postazioni dove vengono praticamente assemblate tutte le nostre biciclette. Adesso vediamo il dettaglio e come lo fanno. Qua avviene la fase vera e propria di assemblaggio. Come vedi ci sono tutte le postazioni Part Tool. Ogni operatore monta integralmente una bicicletta, quindi la bici, Tutti i pezzi. tutti i pezzi vengono messi su una postazione, la bici si monta al 100% e quell'operatore firmerà poi il certificato di montaggio che viene poi allegato e spedito con ogni bicicletta. Ogni meccanico, come puoi vedere, ha anche un monitor. Esatto, e lui- infatti vedo che ognuno Esatto. ha il suo monitor. Al suo monitor lui deve seguire tutte le fasi che vengono indicate sul monitor, che servono a ricordare all'operatore sostanzialmente quali sono le fasi di montaggio. Tutta la parte di segnalazioni di problematiche nei vari mercati arrivano tramite una serie di ticketing che voi ovviamente dealer realizzate e arrivano qua al customer service. Quindi è tutto centralizzato, il customer service analizza le varie problematiche, anomalie che ci possono essere sui prodotti, vengono immediatamente interrogati quelli che sono i product manager che analizzano il problema, trovano la soluzione, possibilmente in maniera rapida, e poi cosa facciamo? Dopodiché, una volta che abbiamo capito come intervenire, facciamo una variazione di quello che è l'ordine di montaggio e Quindi mettiamo direttamente sul monitor. direttamente sul monitor, mettiamo dei warning in modo che l'operatore, che comunque conosce come montare la procedura e tutto quanto, però venga avvisato che quel determinato bullone deve utilizzare magari una Loctite di tipologia differente o deve usare delle coppie di serraggio leggermente differenti da quello che era il montaggio iniziale previsto. Quindi questo serve ovviamente. È un aiuto importante per tutti gli operatori. Assolutamente, e riusciamo dalla scoperta della difettosità a intervenire in maniera molto celere, diciamo, sulla catena di produzione. Ottimo. E quindi a far uscire meno bici possibili con quell'eventuale problema. Esatto. Curiosità che volevo chiederti. Prego. Ogni operatore è specifico su un determinato modello di bici No. o tutti devono saper fare tutto? Tutti sanno fare tutto, Perfetto. nel senso che i nostri operatori. Quindi sarà comunque complicato come tipo di lavoro? Allora, è un lavoro ovviamente personale formato, quindi noi abbiamo un team core che è costantemente formato sul montaggio e l'assemblaggio dei vari progetti, e poi abbiamo anche una serie di personale esterno che utilizziamo nei momenti di punta, che anche quello è personale specializzato che formiamo noi, quindi noi ci occupiamo della formazione sia del personale interno che del personale esterno. Tutti devono saper fare esattamente tutto quanto, e poi sapendo che, come vedi, sono aiutati con una guida visiva, naturalmente, con tutte le varie informazioni sui vari step di assemblaggio della bici. Qua, Francesco, siamo all'ultima parte, siamo alla fase finale, cioè quella dove la bici è completamente montata, viene prima ispezionata completamente, viene ripulita ulteriormente se ci sono segni che vengono lasciati durante la produzione, e abbiamo una serie di postazioni che si occupano appunto di questa parte e dell'imballo. L'imballo che avviene per tutte le bici con questa sorta di protezione vegetale adesiva che è la parte viola, poi ci sono tutte le varie protezioni e infine viene messa all'interno del box, sempre tramite il cavalletto, quindi la bici viene calata praticamente dall'alto
L'imballo di Mondraker è uno anche dei punti d'orgoglio per quanto riguarda il brand, perché non utilizziamo nessuna parte di plastica, quindi l'imballo è 100% plastic free in cartone. Come possiamo vedere adesso sta mettendo dentro all'interno della ruota. L'unica cosa è che abbiamo ancora le graffette metalliche, che però abbiamo trovato il modo, e prossimamente spariranno anche le graffette metalliche. Per arrivare poi Esatto. a un discorso 100% green. Per arrivare a un discorso 100% green. E da qua, naturalmente, una volta che la bici è nel cartone, torna al piano inferiore Col dove c'è la montacarichi che logistica, abbiamo visto prima. col montacarica che abbiamo visto, e da lì parte per andare in una logistica dedicata di nostra proprietà per poi spedire le bici nei vari mercati. Diciamo, questo è l'intero processo. Adesso andiamo a visitare il Blue Lab. Come mai Blue Lab, questo nome? Blue Lab perché il nome dell'azienda, la proprietà di Mondraker è Blue Factory Team, e quindi, come vedi anche dai nostri mezzi, blu è il nostro colore. Il building è proprio qua a 3 minuti, che è una facilities dove praticamente sviluppiamo tutta la parte delle grafiche delle bici, tutte le varie collezioni. Quindi quella parte di design che tanto vi contraddistingue. Vieni Francesco. Qui siamo nella prima parte del Blue Lab, il regno di Riccardo Leme. Riccardo è il capo designer per quanto riguarda le grafiche, i colori. In questo momento purtroppo non è presente. E qui in questa sezione qua andiamo proprio a disegnare tutte quelle che sono le grafiche per la collezione Mondraker che è in essere e degli anni successivi. Voi adesso in questo momento state realizzando 2027 o addirittura oltre? E diciamo che in questo momento la linea 2027 è già completamente finalizzata, è già stata presentata all'interno dei vari dipartimenti Mondraker, e si sta già, quindi, ed è stata approvata, e si sta già lavorando su quelle che potrebbero essere le tendenze poi nel 2028, perché comunque lavoriamo con delle mappe di tendenza che poi generano grafiche e colori, quindi poi si andrà a scegliere la palette colore, e poi con la palette colore si andranno poi a disegnare i nuovi prodotti. Insomma. Subentra la parte umana di decisione Esatto. E di creatività. Beh, è tutta una parte umana comunque che all'interno di questo dipartimento, perché poi, come vedremo, abbiamo tutta la parte di verniciatura, non ci sono robot, ci sono persone che fanno i telai custom, c'è la parte di riparazione dei telai, ed è ovviamente tutto lavoro umano di personale altamente specializzato, quindi qua la risorsa umana è estremamente fondamentale, al centro, ci mancherebbe. Possiamo vedere un po' di telai che sono stati realizzati negli anni, o dei telai particolari, quindi telaio di McDonald's, piuttosto che alcune versioni particolari. C'è questa F-Podium con una colorazione molto particolare. Veramente bellissima. Veramente bella, colore cangiante che è sfumato tra il blu e il verde. Diciamo che qui, appunto, oltre a realizzare le serie Unlimited che poi vengono vendute attraverso voi al cliente finale, realizziamo anche tutta la parte di grafica dei team e i telai per gli ambassador. Può essere per lui e con lui, o può essere per lui con una sorpresa, quindi, e lui non sa assolutamente niente. Qua ad esempio ci troviamo davanti a una Summon. Questa è una bici che abbiamo omaggiato a Ronan Dune, come puoi vedere dalla grafica, e per festeggiare la sua prima vittoria in Coppa del Mondo di H, e l'abbiamo consegnata in occasione della Downhill in Val di Sole, quindi con i suoi motti tipo Helicopter or Glory. Una bici che questa è la gemella, ma l'originale è a casa ovviamente di Ronan Dune.
In questo caso Giustamente. è stata realizzata come presente, non sapeva nulla e quindi gli abbiamo fatto una sorpresa gradita. Ovviamente. Gradita immagino, assolutamente sì. Assolutamente. Francesco, qui come ti dicevo ci occupiamo delle serie Unlimited e anche dei telai dei team. In questo caso possiamo vedere telai che sono riservati al Mondraker Factory Racing Team Cross Country, quindi a Mona, a Tamara e agli altri ovviamente suoi colleghi. L'operatore in questo caso sta anche realizzando una Crafty Wolf in serie limitata. Questa bici ha una forcella con le sospensioni sono Öhlins e la forcella anteriore ha tutte le grafiche che non hanno degli adesivi ma sono verniciate, quindi c'è comunque un lavoro di altissima manualità sul prodotto, quindi l'attenzione alla serie limitata, l'Unlimited è veramente elevata. Qui invece possiamo vedere una serie di telai Arid Carbon della serie Unlimited con una colorazione molto particolare, il telaio molto scuro ma poi illuminato da ovviamente una sorgente luminosa messa al sole. Diventa cangiante? Diventa cangiante con colori che vanno dall'oro al rosso al bordeaux, insomma molto molto bello, e anche la scritta Mondraker che in questo momento non riusciamo a vedere, c'è una scritta Mondraker nera sotto la colorazione cangiante che risalta, quindi un telaio che nasconde tutta una prende vita con la luce del sole, no? Francesco, qui invece abbiamo due banchi di lavorazione dedicati ai telai in carbonio. Allora, da una parte viene dedicata alla riparazione dei telai, come ti spiegavo offriamo questa possibilità, e dall'altra parte, come stanno facendo gli operatori in questo momento, stanno levigando e stanno preparando i telai alla verniciatura delle serie limitate. Quindi il telaio che deve essere verniciato e che arriva ovviamente dall'Asia viene completamente ispezionato, è un telaio grezzo o comunque anche il telaio che eventualmente viene sostituito in garanzia, però prima di essere verniciato viene completamente preparato, per cui il personale si preoccupa di levigare correttamente in modo che la superficie di verniciatura del carbonio sia perfetta al 100%. Una volta che sono preparati vengono messi su questo rack e sono pronti per andare in verniciatura, che adesso è il processo che andiamo a vedere. Quindi una volta che i telai sono stati preparati, i telai in carbonio sono stati completamente preparati dal personale, arrivano qua nella sala di verniciatura che avevamo visto anche precedentemente, e quando vengono verniciati i telai viene monitorata e registrata con questo sistema di Mitsubishi, vengono registrati tutti i dati di verniciatura, quindi noi registriamo per tutti i batch di produzione che vengono realizzati qua all'interno del Blue Lab, andiamo a memorizzare temperatura, pressione e umidità. Questo ci serve per capire se, qualora ci dovessero essere dei problemi successivamente alla verniciatura, capire come intervenire, se è un problema di vernice o è un problema di condizioni, quindi andare a intervenire. Per noi la storicizzazione del dato è un componente fondamentale. In questa sala invece abbiamo la parte dove avviene la composizione colore. Noi abbiamo una partnership molto forte con Lecker, che è un'azienda italiana, è un'azienda leader nella produzione di colori, soprattutto specializzati per il ciclismo. Sono delle vernici estremamente costose, però molto particolari, che però offrono le migliori performance al mondo, e sono le vernici che vengono utilizzate per le colorazioni dei team, gli Unlimited e la verniciatura dei telai che noi facciamo in garanzia. Quindi rompi un telaio, viene sostituito il telaio, oggi prendiamo il telaio grezzo, ok? E riproducete quello che era il colore originale. Perfetto, il cliente si ritrova un telaio sostituito in garanzia della colorazione originale e quindi sicuramente non rimarrà deluso. Un servizio veramente di qualità al 100%. Esattamente.
Qui invece dove ci troviamo? Allora, qui siamo al primo piano, dove abbiamo lo showroom e tutti gli uffici della direzione del board. Qua all'ingresso ci troviamo due fantastiche bici. Abbiamo la bici con cui Fabien Barel ha vinto una gara di Coppa del Mondo nel 2009 ed è la prima vittoria della prima iterazione della sospensione Zero Suspension. Possiamo vedere il tipo di bicicletta, ovviamente era un prototipo, quindi era comunque giustamente una bici in alluminio, però possiamo vedere anche tutte le saldature che piacevano sicuramente all'epoca. Mentre da quest'altra parte vediamo, nel 2012 introduciamo per la prima volta la Forward Geometry e quindi dal 2013 esce la prima collezione di bici con la Forward Geometry e qui vediamo la Fox XR, quindi la versione più aggressiva, ovviamente con ruote da 26 e con attacco manubrio da 10 mm. Sicuramente una configurazione abbastanza estrema ed aggressiva che però ha fatto scuola. Una bici molto lunga, l'angolo aperto e per i tempi, per essere il 2013, questa era una bici veramente con una geometria estremamente avanzata e futuristica che poi ha segnato e ha tracciato la storia delle geometrie della mountain bike fino ai giorni nostri sostanzialmente. Ciao Miguel, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Ciao, grazie dell'invito. Benvenuti, piacere. Ti presento Francesco, direttore marketing di Lorgan e Miguel Pina, storico CEO di Mondraker ed è una persona che ha fondato insieme a Paco Sanchez questa azienda ed altre persone che arrivavano da Team Bike, ma poi vi racconterò la storia. E grandissimo atleta. No, anni fa. Atleta si rimane sempre comunque. Sì, è vero. Grazie mille. Veramente grazie per la tua visita e per il supporto. Grazie a te dell'invito. A presto allora, grazie. Ora siamo qui con Salvo Manzan. Ciao. Ciao. Responsabile Product Manager. A te chiederei quali sono i fondamentali di Mondraker, quindi quali sono i pilastri fondamentali della ricerca e sviluppo. Yeah, we have three main technologies that we work through all the range. These technologies are our forward geometry, the zero suspension system, and the stealth carbon. These technologies you can see through the range and they evolve and they change in every new model because they adapt to every model we make. We try to make the best of these technologies in every model. The forward geometry we started many years ago and it became a trend, so now all devices are longer. In fact, it looks like there's a race for being longer, but we think that we are on the sweet spot and we adjust that geometry for every bike, every project. So it's always a 30 millimeter stem, which is sweet spot, not being too radical, and it gives the balance of the bike that we are looking for, together with the rear ends, because for now we are focused not only on the front center, but also on the rear center. So, because mullet has become a thing, and having the good balance on the rear and the front, it's important for us. It's something we also have worked a lot with the downhill team, in the terms of looking how much weight is in every wheel. Second technology is the zero suspension system. We are one of the few companies that has their own system, and the system has remained the same through the years, in the sense that it always compares the shock from both sides. But it has to be adapted to every new project. It has to be adapted to every new technology on the shocks. It has to be adapted because now with the e-bikes, the motor takes a lot of space, so we have to find the best position for the shock. So there's no two zero suspension the same as the previous one.
Also, because it's not the same muscular bike or a cross-country bike where you want the maximum efficiency as an e-bike, where you want traction, you want to be able to pedal over the obstacles. Specific for the Yeah. single bike in the range. Yeah, always it's trying to get the most of it and the most of the shocks. We spend a lot of time with the suspension tuning. We have a good relationship with the three manufacturers we work with, Fox, RockShox and Öhlins, and we always get custom tuned for our shocks because also the system requires a bit of tuning different from the standard shocks. We do many tests with them. We have get with the technicians even from the US coming here with telemetry systems. So we spend a fair amount of time working on that. And the last technology is the carbon. We call it stealth because it came from the airplanes and this stealth looking with sharp edges. Ok. But it's not just the look, it's all the technology behind the carbon. The carbon is also developed for every new carbon frame from what we learn and from the new technologies available on the factories. Because you don't need the same carbon for an Arid, for example, for a gravel bike with no suspension than for an sure. e-bike. Sometimes you look for more comfort, sometimes you look for more stiffness. The stiffness. So it's comfort. always a balance. It has also evolved through the years in the sense that at the beginning it was always prepared carbon, and now the factories can do their own carbon, so develop their own resin. But there's much more to work around the carbon. It's not just all the carbon fiber is the same, but it's like also dedicated for every frame. We usually make some iterations looking for the weight to stiffness ratio and the one that feels better for every use case. Ok, spiegazione perfetta, io ti ringrazio Grazie a te. e noi adesso ci spostiamo per la prossima parte. Invece siamo nell'area gravel, come puoi vedere con le Arid Carbon. Un progetto relativamente nuovo sostanzialmente. Sì, un progetto nuovo, un progetto molto importante. Dopo tantissimi anni di sola mountain bike approdiamo al mondo gravel, lo facciamo col nostro stile, col nostro know-how e ne è venuta fuori una bicicletta. Siamo partiti col progetto Dusty, quindi Unigravel, per fare un po' di esperienza ed è comunque una bici apprezzata nel mercato, e poi nel 2025 abbiamo lanciato il primo progetto gravel muscolare, è la Arid, che insomma, è la bici che troviamo alle nostre spalle, e quindi con un progetto particolare. La bici è andata bene, è piaciuta subito. Esatto, qual è stato il feedback di questo primo impatto? Il feedback da è parte dei stato clienti? importante, il mercato italiano è un mercato molto importante per il gravel, sicuramente ha dato al brand anche un'ottica più di respiro, visto che oggi la parte mountain bike è abbastanza egemonizzata dal mondo elettrico. Avere un polmone di respiro in ottica gravel che sta funzionando molto bene da un punto di vista commerciale ci ha aiutato sicuramente sotto questo punto di vista. Il prodotto è un prodotto che è piaciuto tanto, che è richiesto. Abbiamo fatto tantissimi test, 28 test per far provare l'anno scorso la bici, quindi diciamo che siamo molto soddisfatti. Poi è arrivata ovviamente la sorella in alluminio, quindi la Arid con le stesse forme e le stesse caratteristiche tecnologiche della versione in carbonio, però in alluminio, e quindi oggi proponiamo una gamma gravel abbastanza completa, direi, e quindi siamo sicuramente soddisfatti, contenti, comunque. soddisfatti. Da un punto di vista di eventi siamo presenti perché comunque dobbiamo sicuramente farci conoscere in ambito gravel, essendo stato un brand esclusivamente mountain bike per 23-24 anni della nostra storia. E si apre un orizzonte non solo di prodotto, ma proprio a 360 gradi, quindi eventi, persone, anche ambassador. Anche ambassador che arriveranno in un futuro molto prossimo. Abbiamo già sponsorizzato una serie di eventi nel 2025 come Unpaved Roads, come la Gravel di Valdorcia,
sono eventi che sono riconfermati anche per la stagione 2026 e quest'anno saremo presenti anche al BAM, quindi ci piace stare nel mondo gravel e stare insieme alla comunità di persone che amano questo tipo di esperienza a 360 gradi. E di oggi è fondamentale sicuramente. Assolutamente. Marco, il nostro viaggio si conclude qui, è stata una fantastica esperienza con un sacco di curiosità, aneddoti, molto, molto interessante, quindi ti ringrazio per averci fatto da guida. Mi fa piacere che siete venuti, che siamo riusciti a raccontare un po' di più e che riuscirete a raccontare un po' di più, a portare quella che è l'esperienza di Mondraker, come siamo organizzati, cosa ci piace, la nostra passione, come viviamo, in modo da E anche la la nostra cultura, in modo da avvicinarci ancora di più attraverso di voi al nostro cliente finale, che poi alla fine sono biker come noi, quindi facciamo tutti parte della stessa community. Grazie ancora, grazie anche a Mondraker ovviamente per l'ospitalità, per l'invito. Io vi ricordo che tutta la gamma Mondraker la potete trovare disponibile sul nostro sito l'organbicycle.com e nulla, noi ci possiamo rivedere al prossimo Organ Visit. Ciao! Ciao a tutti!